Salve Anternians! In questo video vedremo come scaricare, installare ed utilizzare l'emulatore Android BlueStacks. Come prima cosa andiamo sul browser web. Digitiamo BlueStacks. Selezioniamo il primo risultato e clicchiamo su Scarica BlueStacks. Salva con nome, io lo metto all'interno di Download e gli dico salva. Ok, l'ha scaricato. Poi creo una nuova cartella, sempre nella sezione Programmi, nuovo cartella, e la rinomino con il nome di BlueStacks, che sarà appunto la cartella dove andrò ad installare il software. A questo punto questo lo chiudo, apro documenti, vado su download e apro il file scaricato. Ok, questo però ora lo posso chiudere. Personalizza installazione, cambia cartella, seleziono la cartella che io ho creato appositamente, ovvero BlueStacks, clicco ok e poi clicco su installa ora. Questo è lo spazio richiesto, questo è lo spazio disponibile. Ok, come potete vedere intanto BlueStacks è stato installato. Qui sono apparse ovviamente varie icone relative a BlueStacks, diciamo quella principale che utilizzeremo sarà questa, che appunto è l'applicazione in sé. BlueStacks X sarebbe diciamo una versione presente che ha i vari giochi presenti, giochi o app presenti sul cloud, quindi senza bisogno di ulteriori installazioni. Invece il multi-instance è diciamo la possibilità di creare più istanze, o meglio possiamo definirli servizi relativi sempre a BlueStacks. Nell'applicazione principale ci ritroveremo tutte queste opzioni, come vedete qua BlueStacks X, e poi qua ci sarà il multi-instance e ora questo lo vedremo. Come vedete è apparsa anche un avviso e questo però vedremo come risolverlo dopo. Come vedete c'è scritto anche gioca su cloud, appunto utilizzando BlueStacks 10. Prima di andare appunto a vedere come risolvere questo errore dobbiamo modificare la tipologia diciamo di versione che sta utilizzando BlueStacks, perché al momento, come è scritto qua sopra, sembra che stia utilizzando versione a 32 bit. Allora intanto questo lo chiudo, poi se vado su impostazioni, intanto cambio la lingua in modo che gli stranieri riescano a capire quello che c'è scritto su schermo, quindi passo in inglese. Ok, salvare.
ok. Poi vado su Multi-Instance Manager e come vedete c'è soltanto un'applicazione, diciamo, di BlueStacks definita Nougat 32 bit. Ora, ovviamente, dato che il mio sistema operativo non è a 32 bit, questo possiamo vederlo andando su Sistema e Informazioni. Come vedete qua c'è scritto tipo sistema operativo a 64 bit, nel mio caso dovrò impostarlo a 64 bit. Se invece voi avete un sistema a 32 bit potete lasciare quello che avete attualmente indicato su BlueStacks, anche perché in quel caso i 64 bit non funzionerebbe, mentre nel mio caso devo necessariamente modificare questa impostazione intanto. Quindi prima di tutto quello che faccio è creare una nuova istanza, fresh instance, e specifico Nougat 64 bit. Pi 64 bit c'è scritto beta, quindi al momento preferisco non provarlo, ma utilizzare una versione più stabile. Come vedete c'è scritto che richiede file addizionali che devono essere scaricati per poter utilizzare questa istanza creata, quindi clicco su Next. CPU cores metto AIG perché appunto io posso utilizzare, mi sembra anche 8 core se non sbaglio, ma comunque 4 è il massimo che c'è indicato. Memory allocation mettiamo AIG. Facciamo landscape. Questo lo lascio così come è impostato. Imposto su AIG Performance. DP metto il massimo, eventualmente se poi vedo che ci sono rallentamenti o problemi, questo potrò modificarlo in seguito. E clicco su Download. Ok, a questo punto ha creato questa seconda istanza appunto a 64 bit. Ora sostanzialmente la prima effettivamente non credo mi serva, quella a 32 bit, quindi io potrei cliccare su Start, ecco questo è sempre l'errore di prima, e dell'altra clicco su Stop. Ok, e questa qui potrei anche eliminarla. Ok, poi Ecomod leggevo che praticamente riduce le risorse consumate, quindi direi di attivarlo, così in teoria dovrebbe consumare meno risorse del PC ovviamente. Ok, e questo dovrei poterlo chiudere. L'errore visualizzato, il quale non permette di usare BlueStacks, non dipende da quale versione si sta utilizzando, ma dalla virtualizzazione. In questo caso quest'ultima risulta disattivata nel BIOS. Quindi questa ora è una cosa che faremo per risolvere quest'altro problema. Sostanzialmente la virtualizzazione possiamo farla solamente entrando nel BIOS e attivandola da lì. Quindi quello che farò adesso è utilizzare un dispositivo esterno per registrare quello che faccio, in modo da farvi vedere effettivamente come attivare la virtualizzazione.
Ok, allora quello che adesso faremo è riavviare il sistema. Per quanto riguarda Asus, premere F2 in modo da entrare nel BIOS, poi andare su Advanced Mode, F7 eventualmente come shortcut, cliccare su Advanced, su CPU Configuration, scendere fino ad arrivare sulla sezione Intel VMX Virtualization Technology e da Disabled clicchiamo e lo mettiamo Enabled. Poi torniamo indietro, andiamo su Z-Mode e clicchiamo su Save ed Exit oppure F10 come shortcut e clicchiamo OK. In questo modo il dispositivo si spegnerà e poi si riavvierà e BlueStacks funzionerà tranquillamente. Ok. Ora accedo e vi faccio vedere, appena ho fatto l'accesso, vi faccio vedere su schermo direttamente che BlueStacks sta funzionando come appunto è previsto. Ok, adesso proviamo ad avviare BlueStacks 5. Ok, come vedete adesso l'errore non me lo dà più. Qui c'è indicato N64, quindi effettivamente sta utilizzando versione a 64 bit e devo dire che per ora sembra tutto regolare. Ora il gioco che vi voglio far vedere, che proveremo appunto per capire come funziona BlueStacks, lo troviamo ovviamente sul Play Store, quindi clicchiamo qui. Dobbiamo ovviamente fare l'accesso. L'applicazione che vi voglio far vedere, che è un gioco, si chiama Rise of Kingdoms, questa qui. E di questo gioco esiste anche una versione per PC, però io vi voglio far vedere che quella per Android, per emulatore Android, comunque funziona correttamente. Quindi clicco su Install e ovviamente il tempo che installa. Ok, lo sta installando. Ok, l'applicazione
è stata installata. Come vedete ha anche creato una shortcut per aprire direttamente il gioco. Dato che ha fatto la shortcut, direi di fare una prova. Chiudo BlueStacks e provo ad avviare l'applicazione da qui. Ok, lo metto a tutto schermo. Welcome to Rise of Kingdoms. The journey of your civilization starts here. From the depths of obscurity to the peaks of legend, you will be the author of your civilization's history. Bene, ora dobbiamo scegliere una delle civiltà proposte. Io scelgo Roma e le altre civiltà poi le vedremo attraverso un video specifico. Iam in manibus meis est Africa. Anche perché ogni civiltà avrà delle caratteristiche differenti per quanto riguarda le truppe e altre abilità speciali. Quindi clicco conferma. From a barren land, engulfed in the flames of war, our people eventually arrived here. A new world full of hope and possibilities. We camp, we explore, we hunt, and we protect each other from great danger. Here our people stand, and the destiny of civilization lies in your hands. Rise of Kingdoms. Welcome, Governor. As your counselor, I will do my best to offer help to you. Our people have been living a nomadic life for a long time. But since we discovered this new land, everything suddenly seems full of hope and possibilities. Now, starting from this small city, we will eventually create a great civilization of our own on this land. Knowing the needs of your people is the first step towards prosperous development. Our people can't survive without food. We need to build a farm first to ensure the food supply in city. Collecting food here. Reliable food supply is the guarantee of citizens' daily life and the key to our future development. Help! Please help us! Barbarians are attacking my village. It's not far from here. Please, do something. Governor, let's go out of the city and take a look. This village looks vulnerable. Let's take all the food and burn this place. It's a shame, but we cannot help them without troops. The only thing we can do for now is harbor their refugees. That was even easier than I imagined. Let's move. Another village is not far away. It's dangerous here. Let's return to the city. The barbarians may come back at any time. We urgently need to train our own troops.
Qui possiamo ovviamente addestrare le truppe. Well done. Next, we need to upgrade the wall to reinforce the city defenses. Qui dobbiamo potenziare ovviamente il muro per poter avere più difese. E clicco su upgrade. Now we have an army, but an outstanding commander is the real key to victory. E ovviamente ci serve anche un comandante. A tavern will allow us to recruit talented people. E clicchiamo qui per costruire la taverna. Open this golden chest and see who we may meet. Hostis etiam preceptor est. Questo gioco appunto è abbastanza interessante perché ci viene specificata anche la storia, diciamo, dei vari personaggi che sono presenti nel gioco. Clicco su conferma, indietro. Tap here to search for barbarians. Qui per cercare i barbari. How dare you! I promise you that you will regret this! Punishment must be delivered. Nuove truppe. Aggiungo ovviamente il comandante. E le 1020 truppe, i guerrieri. Marciamo. We can't go back. We must fight to the death. You fools want to stand in our way? Then it's time for you to die. Select the new target to assist our ally. Come vedete possiamo dare supporto anche ad altri giocatori. In questo caso la truppa che stiamo aiutando è controllata dall'intelligenza artificiale, ma allo stesso modo è possibile aiutare truppe di altri giocatori. You just got lucky this time. Wait and see. We'll be back soon. I have to say that you are the bravest person I have ever seen. Please allow me to join your army and fight alongside you. Hey there, wanna play a game? E in questo caso abbiamo ottenuto un nuovo comandante. E anche qui c'è indicata la storia, in questo caso è un arciere, fa appunto varie abilità, poi queste le vedremo in dettaglio attraverso altri video. Governor, you proved yourself to be a distinguished leader through that impressive performance. You are the people's hero. The barbarians have been temporarily driven away, but we still have to hurry to strengthen our military. Governor, please follow the quest Qui to build your city. possiamo completare le varie missioni. Quindi potenzio la City Hall. E ricevi la ricompensa. It seems that our efforts have paid off. Some villagers decided to join us to confront the threats together. Governor, we have profound knowledge of this mysterious land, which makes us the perfect scout candidates. Questi sono gli Build a scout scout che camp to permettono. manage your scout. Intanto creiamo ovviamente lo scout camp. E possiamo appunto mandarne uno per controllare i dintorni. Please, send me to explore this mysterious land.
The scout will automatically explore this area. You will be notified if he makes any discoveries. Now let's get back to the city and continue our work there. Ok. Allora vediamo se posso accedere al mio account. Adesso nella sezione del profilo, postazioni, account, gioco a un altro account, cambia account, mi ho fatto con Facebook. Su yes. Ok, questo ovviamente invece è il mio account, quindi come l'ho sistemato per adesso. Quindi come vedete è possibile appunto trasferire il proprio account tramite emulatore e sostanzialmente come vedete funziona tutto abbastanza bene. A me fino ad ora non mi sembra ci siano rallentamenti e tra l'altro l'unica cosa che devo capire è come rimuovere questi simboletti che ci sono sul display, perché ovviamente così danno un po' fastidio. Attualmente io sono a VIP 9 e sostanzialmente il VIP sarebbe qualcosa che ci dà dei bonus. Come vedete ci sono vari livelli, quando eravamo all'altro account eravamo a livello 0 e pian piano che facciamo l'accesso ci danno dei punti aggiuntivi. Noi possiamo anche decidere di acquistare questi punti, oppure se accediamo ogni tot di giorni arriveremo fino a un massimo di 200 punti giornalieri. Ora clicco su Claim e questi sono gli oggetti che ci danno diciamo giornalmente una volta raggiunto un determinato VIP. Invece cliccando qui sono i punti giornalieri che ci danno. Io in 355 giorni ho acquisito in tutto 85.000 punti, quindi sono arrivato a VIP 9. Ovviamente poi acquistando si acquisiscono molti più punti, quindi si arriva prima al VIP. Il massimo mi sembra che sia 18, quindi diciamo io sono a metà. Questo è special ovviamente per poter acquisire gli oggetti sono presenti in questo forziere, è necessario invece acquistare con soldi veri, ma questo ovviamente non ci interessa. Ok, allora qua vediamo di addestrare le truppe. Io al momento ne ho 256.000 di ciascuna categoria, quindi Spear, che servono i cavalieri, la cavalleria, gli uomini a cavallo, gli arcieri e le catapulte. Diciamo le cose principali ve le ho fatte vedere. Ovviamente ci sono poi molte caratteristiche che insomma poi vedremo pian piano
magari farò delle dirette anche e così via. Oh, come vedete funziona abbastanza bene. Vado un attimo su impostazioni, così modifico alcune cose. Allora vediamo. Intanto render direi di mettere DirectX. Devo modificare anche questo mettendo hardware, così utilizzo appunto la GPU, perché utilizzare invece la CPU non avrebbe molto senso. Questo rendere metterei sempre DirectX. No, però così mi fa. Ah, pensavo di dovesse partire il gioco. Poi in effetti possiamo anche solo aprire BlueStacks e direttamente entrare nel gioco. Poi altre impostazioni devo modificare. Display, direi di fare 1920 per 1080. Pixel density è già messo così, mouse va bene così. Restart now. Questo prendere il full screen. Ok. Forse game controls. On screen. Proviamo a rimuoverlo. Ok, così non ci sono più quei simboli sullo schermo. Va bene, questo lo posso chiudere. Chiudi BlueStacks. Un'ultima cosa, se BlueStacks X pensate di non utilizzarlo, ovvero pensate di non giocare sul cloud e quindi sul loro servizio online, a mio avviso potreste anche disinstallarlo, perché sostanzialmente ho visto in effetti facendo apri percorso file che si trovano in due cartelle differenti, quindi sostanzialmente sono proprio due applicazioni separate. Spero che il video sia stato per voi utile ed interessante. Arrivederci al prossimo video, Anternians.